Ciao a tutti, benvenuti nella mia cucina. Oggi rompiamo le regole. Facciamo un frigione bolognese, ma senza lo strutto, con l'olio evo della nostra produzione. Vi garantisco che con la giusta cottura lenta sarà cremoso, saporito e 100% vegano. Pronti per un frigione bolognese doc anche senza strutto? Allanciamo i grembiuli e cominciamo. Adesso con la cipolla tutta tagliata, anche abbastanza grossolanamente, non troppo fine, la mettiamo in una ciotola dopo averla lavata e la copriamo un po' con del sale e dello zucchero, che questo aiuterà a buttare fuori l'acqua di vegetazione, così il frigione diventerà molto più dolce e anche morbido. Adesso facciamo proprio di misura, l'abbiamo presa la ciotola. Ok, adesso la lasciamo qua, mettiamo un po' di zucchero e sale e lasciamo 3 o 4 ore a vegetare. Adesso che le cipolle hanno riposato 4 ore, andiamo con mettere una cosa eretica per una bolognese. Comunque mettiamo l'olio extravergine d'oliva nella pentola, circa 5-6 cucchiai per questa quantità per chilo di cipolla. Allora, lo dico già, il sapore sarà diverso, normalmente ci va lo strutto, come vi scriverò anche in descrizione. Io sono bolognese, quindi a casa mia strutto, però facciamo una versione un po' più leggera, estiva, e anche se considerate eretica questa versione della maggioranza dei bolognesi mettiamo l'olio evo. L'olio evo conferisce un po' più di freschezza e una punta d'erbaceo rispetto allo strutto, che invece gli dà la nota glicidica e quindi più rotondo e più avvolgente. Comunque lascerò apposta per questo motivo l'acqua di vegetazione delle cipolle, in modo che aiuti a legare la cottura delle cipolle. Partiamo, andiamo avanti e i bolognesi non si arrabbino troppo. Accendiamo il fuoco, poi togliamo il peso da sopra le cipolle che aiutava a farlo vegetare meglio. Le aggiungiamo tutte nel tegame, compresa la sua acqua. E adesso le facciamo stufare. Quando si alza la temperatura le facciamo stufare a fuoco basso per un'ora, un'ora e mezza. Ogni tanto si controllano. Intanto, prima di tutto, visto che è già in fiamma, abbassiamo, come dicevamo, al minimo la fiamma. Poi iniziamo a cuocere con la pentola coperta per aiutare le cipolle a stufarsi dolcemente, trattenendo l'umidità all'interno ed evitando che si brucino, no? O che si asciughino troppo. Questo per un'ora e mezza circa, o 2 ore, vediamo come diventano. Poi, quando passiamo alla fase del pomodoro e le cipolle sono già ben ammorbidite, allora loro cominceranno a disfarsi naturalmente, possiamo scoprire la pentola e far evaporare un po' del liquido in eccesso, e così passiamo con i pomodori ad aggiungerli. Intanto adesso la polpa di pomodoro la passiamo, così diventa più fine. Questo è il polpato preparato con i nostri pomodori, quindi è ancora un po' grossolana, vedete? E la facciamo diventare come se fosse una passata, fine. C'è anche la mia nipotina stasera a mangiarla e a lei gli piace fine. Certo, se prendevo un tegame più piccolo per appoggiarmi facevo meglio, Comunque non volevo sporcare un'altra ciotola e ho utilizzato quella delle cipolle. Ecco qua, mettiamo le ultime. Vai, e abbiamo finito. Ecco qua, adesso che è bella fine, aspettiamo che sia ora di utilizzarla.
È passata mezz'oretta, verifichiamo. Allora, vedete che sta stufando. Sul fondo c'ha ancora un bel po' di acqua. Lasciamola pure continuare. Almeno un'altra oretta, Sempre coperta. Controlliamo. Va bene. Guarda, ma sta già ritirando anche tutta l'acqua. È bella trasparente. C'è un po' di acqua sul fondo, ma non tanta. E direi che possiamo cominciare con l'aggiunta del pomodoro. Mettiamo giù il pomodoro già passato. Ecco qua. Mettiamo giù anche quello rimasto attaccato. Tanto adesso lo facciamo cuocere tanto. Ora lo facciamo cuocere col fuoco non coperto del tutto, ma semi coperto, così, con un cucchiaio nel mezzo e il coperchio sopra. Controlliamo tra una mezz'oretta. Facciamo il primo check. Deve ritirarsi ancora, Adesso è passata soltanto una quarantina di minuti, perché è già 10 minuti che è suonata la mezz'ora. Tra mezz'ora torniamo. Ora controlliamo che siamo vicini alla fine della preparazione. Assaggiamo di sale. Ok, in questa fase che siamo proprio alla fine possiamo cominciare a mettere il sale anche perché finora abbiamo messo il sale soltanto quando abbiamo fatto vegetare le cipolle per far uscire tutta l'acqua. Sale e zucchero, vi ricordate? Adesso aggiustiamo di sale, facciamo tirare gli ultimi 10 minuti ed è pronto. Vedete com'è molto più denso? Ecco qua, guarda quanto è calato. Si vede il segno, bello ritiratino. Adesso facciamo un piatto, Ui, come deve essere bello denso. Stupendo.